invito al tavolo Luca Falzone dell'Università di Catania, che ci parlerà di in vitro anti-cancer activity of Lactobacillus rhamnosus and its efficacy in cancer patients treated with chemotherapy. E ne approfitto per chiedere scusa a Giorgio Davico perché non ho chiesto se c'erano domande dopo il suo intervento, quindi invito chi avesse curiosità sulla prima relazione di interfacciarsi con Giorgio durante il coffee break e chiedo di nuovo scusa per questa dimenticanza. Prego Luca. Buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione, mi presento nuovamente, intanto si sente credo. Sono Luca Falzone, sono un ricercatore di Scienze e Tecniche di Medicina di Laboratorio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università di Catania, dove insieme al gruppo del professore Libra ci occupiamo di alcune attività dello SPOC 5 nell'ambito del progetto ILITALIA. Oggi vi presenterò alcuni flash di alcuni risultati ottenuti per quanto riguarda le attività previste nello SPOC 5 riferito al Working Package 3 nell'ambito della Task 3.1. L'obiettivo di questa task è quello di sviluppare e validare dei percorsi di cura personalizzati basati sulla somministrazione di ceppi probiotici o modificazione del microbiota intestinale al fine di ottenere migliori outcome terapeutici in pazienti oncologici, indurre una modificazione positiva di quello che è la composizione del microbiota intestinale ma anche del microbioma e poi ridurre una delle problematiche principali in oncologia, che è la resistenza ai farmaci chemioterapici e la loro tossicità. Per tutti questi obiettivi stiamo sviluppando questo workflow sperimentale basato essenzialmente sull'esecuzione di alcune analisi preliminari su linee cellulari 2D e organoidi derivati da pazienti, e stiamo anche eseguendo degli studi in vivo che in realtà ancora devono partire e 2 trial clinici che sono in fase di conclusione rivolti a pazienti oncologici trattati con chemioterapia o radioterapia pelvica ai quali somministriamo uno specifico ceppo probiotico o un placebo. Questa slide è solo per dirvi come in realtà già dal 2017 il nostro gruppo si è interessato a studiare quello che è il ruolo del microbiota intestinale nello sviluppo e progressione dei tumori, e in particolare tramite alcuni studi e diverse analisi di letteratura abbiamo identificato una serie di batteri e ceppi probiotici non solo associati allo sviluppo o a un maggior rischio di sviluppare tumori, ma anche utilizzabili per predire la prognosi dei pazienti oncologici, oppure ancora per proporre interventi integrati in oncologia per migliorare l'efficacia dei trattamenti standard antitumorali. Tra tutti questi probiotici poi abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul ruolo svolto dal ceppo probiotico Lactobacillus rhamnosus GG. In particolare abbiamo iniziato a studiare gli effetti antitumorali trattando un pannello di linee cellulari tumorali con il surnatante ottenuto da questo probiotico, oppure ancora frazioni subcellulari ottenute mediante lisi e concentrazione per centrifugazione di alcune frazioni subcellulari del probiotico. In questo studio che abbiamo pubblicato lo scorso anno, dove abbiamo anche inserito ovviamente i ringraziamenti del partenariato dell'Italia, abbiamo presentato i risultati relativi al trattamento di linee cellulari con il surnatante ottenuto dal probiotico somministrato da solo o in combinazione con la chemioterapia normalmente utilizzata per alcuni tumori solidi, in particolare per il carcinoma colorettale. I primi dati ottenuti in questo studio hanno mostrato come effettivamente a dosi crescenti di surnatante si osserva una diminuzione dose dipendente della vitalità cellulare osservata in tutte le linee cellulari tumorali, ad eccezione invece dei fibroblasti utilizzate come cellule di controllo. Risultato molto simile è stato ottenuto anche trattando le cellule con frazioni subcellulari ottenute dal probiotico, e anche in questo caso, come potete vedere, abbiamo ottenuto una riduzione dose dipendente della vitalità, con migliori risultati utilizzando una di queste specifiche frazioni, che è la L28C. Dato più interessante riguarda l'effetto che ha questo probiotico, il quale sembra avere un effetto di tipo citostatico ma non citotossico. Tale ipotesi è stata validata inizialmente mediante analisi Western blot, che ha mostrato come in tutte le linee tumorali trattate, nonostante usassimo anche alte concentrazioni di surnatante, non si aveva mai attivazione di caspasi triclivata e quindi non si aveva morte cellulare e attivazione apoptotica. L'effetto citostatico mediato da questo probiotico è stato anche confermato mediante analisi in citofluorimetria,
dove abbiamo osservato mediante annessina 5 FTC l'assenza di apoptosi precoce o apoptosi nelle cellule trattate con il surnatante, qui nel centro, rispetto invece alle stesse cellule trattate con vincristina utilizzate come controllo e induttore di apoptosi. Inoltre lo staining con il propidioiodide ha mostrato un maggior arresto del ciclo cellulare in fase G2M, suggerendo quindi come l'effetto citostatico di questo probiotico si abbia a livello di questo step del ciclo cellulare. Abbiamo poi anche valutato l'effetto sinergico dovuto alla somministrazione concomitante del surnatante ottenuto dal probiotico in combinazione con alcuni farmaci chemioterapici utilizzati nel colon, tra cui fluoruracilo, oxaliplatino e irinotecano. Questi sono dati relativi al 5-fluoracile, sostanzialmente trattando le cellule con dosi crescenti di farmaco e 2 diverse concentrazioni di surnatante ottenuto dall'LGG, abbiamo osservato un forte effetto sinergico predetto utilizzando alcune analisi statistiche e un software bioinformatico. Partendo da questi dati e da questi altri studi, sempre del nostro gruppo, relativamente ai trattamenti oggi disponibili, alle problematiche connesse alla resistenza farmacologica e a eventuali strategie integrate per superare i limiti dovuti soprattutto alla tossicità, più di recente abbiamo posto l'attenzione sullo studio degli effetti del probiotico in modelli avanzati rappresentati da organoidi derivati da pazienti. Più nel dettaglio abbiamo sviluppato diversi modelli di carcinoma di stadio 3 per i quali abbiamo realizzato degli organoidi al fine di valutare quello che è l'effetto del probiotico nel ridurre l'insorgenza o comunque la gravità della resistenza farmacologica. Abbiamo scelto di utilizzare questo modello per tutti i motivi che vedete elencati qui. Sostanzialmente gli organoidi consentono di avere un quadro un po' più completo rispetto all'utilizzo di linee in 2D. Questi sono alcuni degli organoidi utilizzati, in particolare il PDM 191 che è stato messo in coltura e stabilizzato con un terreno di crescita arricchito da diversi fattori, un cocktail di circa 20 fattori di crescita, e facendo crescere le cellule all'interno di matrigel al fine di ottenere questa conformazione tridimensionale e consentire alle cellule di mantenere anche un certo potenziale staminale. Dopo 7 giorni di crescita gli organoidi maturi appaiono come formazioni rotondeggianti con un diametro di circa 100-150 micrometri e all'analisi istologica potete vedere una conformazione molto simile a quella che ha il carcinoma in vivo, con dei grossi nuclei localizzati nella parte periferica e basale dell'organoide e il citoplasma invece polarizzato verso l'interno in quello che è un ipotetico lume. Dopo aver realizzato questi modelli abbiamo iniziato a trattare gli organoidi con concentrazioni crescenti di frazioni subcellulari ottenute dal probiotico e anche in questo caso, come vedete dal grafico in destra, abbiamo osservato nuovamente questa riduzione dose dipendente della vitalità cellulare con migliori risultati ottenuti riguardo la frazione L28C ed L28C2. Dall'analisi invece al microscopio e della morfologia degli organoidi abbiamo ancora una volta confermato l'effetto citostatico che ha questo probiotico, soprattutto in quanto questo sembra portare a una riduzione statisticamente significativa del diametro di accrescimento dell'organoide stesso. Abbiamo poi effettuato ulteriori analisi Western blot su organoidi trattati con chemioterapia o con le sole frazioni ottenute dall'EGG e quello che abbiamo osservato, sempre mediante Western blot, è che effettivamente questo probiotico non sembra indurre morte cellulare e attivazione apoptotica in quanto i livelli di PARP1 e caspasi 3 clivata sono completamente spenti. A differenza invece di quanto succede per le cellule trattate, per gli organoidi trattate con il 5-fluoracile, dove osserviamo un aumento dose dipendente sia di PARP che di caspasi 3 clivata e questo aumento di PARP trova anche conferma nella morfologia degli organoidi che alte dosi di 5-fluoracile ma anche di altri farmaci vanno incontro a disgregazione e a completa morte cellulare. A differenza invece di quello che succede sotto negli organoidi trattati con alti dosaggi di frazioni subcellulari del probiotico, dove non si ha mai una morte o comunque una disgregazione dell'organoide, ma si ha soltanto la riduzione del diametro. In realtà poi facendo una starvation di circa 2-3 settimane, loro prendono nuovamente a ciclare. Per cui ci siamo posti effettivamente la questione se utilizzare questo meccanismo di citostaticità mediata dal probiotico possa essere utile quando poi facciamo dei trattamenti combinati con chemioterapia.
Questi stessi modelli in realtà li abbiamo utilizzati anche per generare dei modelli di resistenza e in primo luogo abbiamo valutato la sensibilità dei nostri organoidi a chemioterapici standard utilizzati nel trattamento del carcinoma del colon, tra cui fluoruracilo, oxaliplatino e irinotecano. Trattando gli organoidi con dosi crescenti per 72 ore abbiamo quindi stabilito valori C50 per ciascuno dei farmaci testati e poi una dose subletale che è stata utilizzata per la generazione degli organoidi resistenti. In questa slide, non so se si vede bene, potete trovare il protocollo che abbiamo utilizzato, anzi messo a punto per generare i modelli di resistenza, basato essenzialmente sul trattamento cronico con dosi subletali e crescenti di farmaco per oltre 90 giorni, al termine dei quali poi abbiamo valutato la vitalità cellulare dell'organoide, stabilendo quindi un aumento della resistenza farmacologica al 5-fluoracile di circa 14,7 volte, per l'oxaliplatino 9,8 volte, mentre per l'irinotecano di 2,92 volte. Qui in basso vedete proprio il protocollo settimana dopo settimana, in base anche alla risposta di citotossicità che osservavamo, facevamo dei periodi di washout e poi riprendevamo il trattamento. Successivamente abbiamo trattato quindi gli organoidi sensibili e resistenti sia con i farmaci chemioterapici che con le frazioni ottenute dal probiotico. Per quanto riguarda gli organoidi sensibili, utilizzando dosi crescenti di chemioterapico e dosi crescenti di frazione subcellulare ottenuto dal probiotico, abbiamo osservato ancora una volta un effetto sinergico tra questi due trattamenti con una riduzione significativa della vitalità cellulare. Per quanto riguarda invece il trattamento degli organoidi resistenti, il dato è stato ancora forse più interessante perché utilizzando dosi crescenti di farmaco e una singola dose subletale di frazione ottenuta dal probiotico abbiamo ottenuto si vede male, ma abbiamo ottenuto una reversione parziale o addirittura totale della resistenza farmacologica, come potete osservare dalle curve in rosso per le resistenti e in verde per le resistenti trattate con LGG, e sostanzialmente i valori di C50 dopo trattamento con LGG ritornano quasi al livello di quelle delle cellule sensibili. Questi risultati quindi suggeriscono come effettivamente questo probiotico possa avere un ruolo anche nella pratica clinica nel migliorare l'efficacia della chemioterapia e nel ridurre l'insorgenza di resistenza farmacologica. Attualmente stiamo cercando di validare questi risultati in vitro e questa ipotesi su pazienti oncologici trattati con chemioterapia o radioterapia pelvica, ai quali somministriamo giornalmente il Lactobacillus rhamnosus GG o un placebo per almeno 3 mesi e fino a un massimo di 6 mesi. In particolare stiamo svolgendo 2 diversi trial clinici che sono lo studio LR Chemio ed L Radio, e per quanto riguarda lo studio LR Chemio abbiamo effettuato un'analisi ad interim, la quale ha mostrato come i pazienti che ricevono il probiotico presentano una prognosi migliore rispetto ai pazienti che ricevono il placebo in termini di ridotta progressione tumorale e ridotta tossicità alla chemioterapia prevalentemente basata su platino. Inoltre i pazienti che ricevono LGG presentano migliori profili di epatotossicità rispetto invece a chi riceve il placebo, dove abbiamo osservato aumenti significativi dei livelli sierici di alta e asta a indicare un danno epatico. Ovviamente questi sono dati solo su una casistica ristretta, ancora dobbiamo effettuare l'analisi sullo studio completo che è ancora, come vi dicevo, in corso e si chiuderà a ottobre-novembre di quest'anno. Con questa slide concludo solo per farvi vedere la direzione verso cui stiamo andando. Attualmente stiamo effettuando altre analisi Western blot di profilazione genomica e trascrittomica degli organoidi trattati con probiotico e chemioterapia, al fine di capire quelli che sono i determinanti molecolari che poi si associano a una migliore risposta terapeutica a seguito del trattamento con il probiotico. Effettueremo a conclusione dello studio anche delle analisi sulla composizione del microbiota a seguito del trattamento con l'EGG, quindi analizzando i campioni fecali. Abbiamo già fatto richiesta al Ministero e attendiamo nel mese di giugno-luglio l'approvazione per effettuare uno studio su modelli murini di carcinoma colorettale che verranno trattati con un consorzio probiotico contenente anche il Lactobacillus rhamnosus GG. E infine, proprio in questi giorni stiamo effettuando delle analisi su piattaforma multiplex per la valutazione dei livelli di alcuni marcatori proinfiammatori e marcatori protumorali
analizzati nei campioni di biopsia liquida ottenuti da questi pazienti al fine di capire quello che è l'effetto globale che ha questo probiotico nei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Con questo ho concluso, ringrazio il professore Libra per avermi coinvolto in questo progetto e tutti i colleghi del laboratorio di oncologia sperimentale di cui faccio parte, ringrazio ovviamente la professoressa Granucci e tutti coloro che lavorano allo SPOC 5 e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie Luca, non so se ci sono domande. Vabbè, sì, io la sento, semmai riporto la... Adesso sì. Complimenti, un bellissimo lavoro, mi trova veramente impreparata a questo settore, ma lavorando nell'industria, che tipo di controllo di qualità viene richiesto per questi, sia per i sopranatanti che per gli estratti e soprattutto in futuro? Allora, sia il surnatante che le frazioni ci sono state fornite dall'Università di Siena, dal professore Pozzi. Lui ha tutta una filiera produttiva dove ha anche degli spazi autorizzati per Good Laboratory Practice, quindi su questo aspetto se ne occupa ovviamente il gruppo di microbiologia del professore Pozzi. Per quanto riguarda invece la parte clinica, lo studio clinico che stiamo effettuando a Catania, ovviamente siamo passati dal comitato etico, ma essendo un ceppo probiotico bypassiamo quella che è la tossicità del prodotto stesso, quindi diciamo che anche a livello autorizzativo riusciamo a bypassare alcuni step che invece si hanno con altre terapie di cui abbiamo parlato anche oggi, o farmaci veri e propri. Abbiamo anche fatto noi delle prove in caso, perché ovviamente ci piace fare gli esperimenti in house su alcuni concentrati da surnatante piuttosto che specifiche frazioni proteiche di 3 kD Dalton o da 3 a 10 kD Dalton, però ovviamente quelli lì non sono studi che poi pubblicheremo, è solo curiosità nostra, e a tal riguardo in realtà stiamo effettuando anche la profilazione metabolomica di questo surnatante e delle frazioni, andando a vedere il contenuto proteico, lipidico e metabolico in generale. Grazie. Ok. Qua, grazie mille, complimenti per il lavoro. Volevo una curiosità semplicemente riguardo il meccanismo, perché trovo estremamente interessante il fatto che sulle cellule sane tu non noti nessuna tossicità. Avete per caso guardato quelli che sono i macchinari DNA damage repair? Perché molto spesso quello che succede, che potrebbe giustificare i vostri risultati, è che le cellule tumorali abbattono in alcune fasi i meccanismi di repair in maniera tale da accumulare mutazioni, soprattutto nelle prime fasi. Questo potrebbe giustificare la combinazione, quindi una maggiore sensibilità nel caso dell'applicazione di chemioterapia. Allora, è quello che stiamo attualmente facendo sugli organoidi, sia sensibili che resistenti. Poi abbiamo diciamo, abbandonato lo studio in 2D perché è già stato pubblicato e quindi ci siamo concentrati su questo modello tridimensionale, dove effettivamente negli organoidi resistenti succede quello che hai accennato tu, ovvero si ha una completa perdita, per esempio negli organoidi resistenti al 5-fluoracile del cromosoma 10 e del cromosoma 9 del braccio lungo, dove ci sono una serie di geni coinvolti nel meccanismo di riparazione, però nonostante questa grossa perdita, in realtà l'effetto che ha il probiotico risulta essere lo stesso. Attualmente quello che stiamo facendo è la profilazione trascrittomica degli organoidi sotto trattamento per almeno un mese con l'LGG, per capire cosa sta facendo effettivamente questo probiotico a livello trascrittomico e quindi cosa va a spegnere o a cosa va a legarsi, per avere anche un po' una caratterizzazione funzionale di quello che è il meccanismo d'azione. Però per quanto riguarda i meccanismi di riparazione non sembrano avere un effetto predominante su quello che è poi l'effetto biologico della frazione in questo caso. Grazie Luca.